Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Solo Mod Runner Video Show. Oggi punto su una figura di spicco della scena mod italiana, ma direi anche europea, la nota mod girl Clelia di Milano, conosciuta ai più come The Queen. Ciao Clelia, benvenuta e qui la domanda corre d'obbligo. Come mai questo titolo nobiliare The Queen of the Mods? È un piacere essere qui innanzitutto. Allora, questo nome nasce molto casualmente, per l'esattezza a San Benedetto del Tronto, con delle amiche, tre amiche in particolare che tu conosci, che sono Mita, Clarice e Katia, e da lì il mio nome ha preso piede. Grazie proprio a questo nome va a Katia, perché tutte le volte che io ho scritto qualcosa per il modernismo così mi ritrovavo sempre al telefono a parlarne con lei e un bel giorno lei mi ha detto, allora, intanto io per i miei modi, mia madre mi ha tirato su in un modo che chiunque mi conosce lo può sapere. E quindi ho sempre avuto questo modo di fare con le persone molto, molto sereno, molto pacato, molto da Queen. Però Katia, appunto, un giorno mi ha detto, ah ma Clelia, tu scrivi, fai, togli e metti e probabilmente tu lo puoi raccontare, quindi tu sei la Queen. E da lì è nato questo soprannome che oltretutto è conosciuto anche all'estero. Infatti ti conoscono tantissimo, ho avuto modo di parlare anche con mod internazionali e moltissimi di loro ti conoscevano. Senti, tu sei stata un'icona e sei un'icona a tutt'oggi nella scena mod italiana e lo sei stata sin dalla sua genesi dei primissimi anni '80 e quindi ti faccio una domanda che è anche in qualche modo una curiosità personale. Come ti sei avvicinata ai mods? Allora, svelo un segreto. Non ero così tanto convinta di avvicinarmi al movimento mod. Forse il fatto di scoprire qualcosa che doveva essere solo mio, non so. Comunque, mi ci sono ritrovata in Piazza Mercanti proprio perché mi ci ha portato Uomo Moda, quindi da lì è iniziata la mia avventura, Bene, bene. nonché il resto della mia vita. Immagino. Ma io ti Sì. faccio una domanda proprio sempre nell'ambito della curiosità. Cos'è che apprezzi oggi? Cos'è che secondo te andrebbe valorizzato in una scena come quella a mod italiana attuale? Ma guarda, io quello che apprezzo e che vorrei che tutti apprezzassero è il valore più grande che è l'amicizia. Organizzare serate, conoscersi è una cosa bellissima e la cosa ancora più bella sarebbe il frequentarsi dopo e non soltanto a un raduno e quindi un qualcosa di un po' più profondo. Questo oggi come oggi sento un po' che manca. Difatti, la cosa bella che io ho pensato di fare, ma ancora prima con Mod Chef, non tanto per l'evento in sé, ma quello che stava dietro. E quello che stava dietro era mettere insieme amici. Ci sono riuscita, tanto che poi sono passata con altri ragazzi a organizzare il Mod Day. Benissimo, benissimo, voglio dire, ti sono vicino sia in entrambe le iniziative che hai citato, bellissime, quella del Mod Chef che ricordo per chi non la conosce, è stata una serie di incontri culinari all'interno del nostro ambiente, dei mods molto simpatici, itineranti per l'Italia e che ci hanno visto veramente, come dire, Uniti. l'amicizia è stata l'aspetto principale che ha mosso questo evento. E poi il Mod Day Weekender di Monperone, di Varzi prima e di Monperone, è diventato uno degli eventi, secondo me, più importanti italiani, con presenze da tutto il mondo. Quest'anno purtroppo non l'abbiamo fatto per motivi legati al Covid, ma avevamo già in procinto di avere persone addirittura da Singapore, quindi è stato un peccato, ma sono sicuro che nel 2021 il Mod Day Weekender ritornerà ancora più bello e ancora più ricco di persone e di partecipanti. E lo Senti, speriamo. e lo speriamo. Senti, ma
e tu farai un po' la madrina, perché il tuo nome io lo vedo e lo leggo su diverse fanzine internazionali, su libri in italiano, in inglese. Adesso forse si intravede, se riesco a far bene col ditino, c'è il libro di Marco Briata, Mozzo in Italia, ma sei citata anche in un altro libro sul raduno di All Saints di Lavarone, o piuttosto io ho anche questa pubblicazione di un paio di anni fa, se non ricordo male, legata a Really Steady Girls, che racconta un po' l'esperienza femminile sui Moz. Quindi ci saranno altre novità editoriali? Stai lavorando su qualcos'altro? Per esempio, tu adesso hai citato il libro Questo? Really Steady Girls, sì, e praticamente io sono stata contattata, ma insieme a tante altre ragazze, e ho partecipato molto volentieri perché era un progetto che io volevo realizzare, nel senso che si è sempre parlato della figura maschile in quanto mod, ma non si è mai parlato troppo della figura femminile, per quanto la donna completi veramente la figura maschile e poi non ha niente da invidiare, nel senso che comunque la donna Assolutamente. è capace di organizzare eventi, è capace di suonare musica, e ci sono dei gruppi femminili che lo dimostrano ancora oggi. Abbiamo DJ li abbiamo dal nord al sud Italia, Vero, vero. abbiamo ragazze che si muovono in scooter, vanno ai raduni scooter. La donna non ha niente meno rispetto all'essere maschile. Poi c'è da dire un'altra cosa, proprio perché citavi un lavoro futuro, posso svelare solo una cosa, che c'è un libro che è in stampa e uscirà tra pochi mesi, e io ho voluto proprio scrivere una cosa che trovo molto interessante, che è l'essere mod è essere mod, indifferentemente dal sesso, maschile o femminile che sia, perché comunque è l'individuo, cioè è la rappresentazione proprio dell'individuo e non della figura. Concordo al 100% con te e mi trovi molto interessato e anche curioso adesso e aspetto con impazienza questo nuovo tuo sforzo letterario. Non è uno sforzo, è praticamente la mia vita. Io racconto la mia vita Hai e ragione. come la vedevo, come l'ho vissuta, come la vedo adesso e come la vedrò in futuro, perché non E questa è penso una che ci cosa sia una molto, meccanica molto cambiamenti. molto Poi bella e volevo spero. dire, sì, dimmi. No, è una cosa molto bella e spero che sia anche, come dire, di stimolo anche per tutti coloro che ti conoscono e magari che anche vedranno questo video, perché questa è una cosa veramente interessante. È la nostra vita, è la mia vita. E questo è un tema che ricorre anche per me, voglio dire. Questa parte qui è una parte, quella del mod, del modernismo, è una parte che anch'io faccio proprio, cioè un pilastro della mia vita, e questo secondo me è importante che sia ben compreso da chi ci sta intorno. E Ah, vabbè, noi sì. dobbiamo essere in grado di ricordarcelo a noi stessi, ma di ricordarlo agli altri. Sì. Poi volevo dirti un'altra cosa. Io, come sempre, mi sono ritrovata come figura femminile a scrivere per un articolo sul Mod Revival 79 in Italia, dove anche lì mi raccontavo, su una fanzine inglese che si chiama Street Sound, Molto famosa. e sì, scritta da entrambi, sia Gary Bushell che Paul Hallam, e lì io praticamente sono uscita col mio primo articolo in inglese. Però molte volte, ti dico una cosa molto simpatica, io appaio in molti libri, tra cui, che ne so, i Giri di Raul, che è un libro in italiano di un mod che si racconta, e dove siamo citate come modette o come mod, ragazze mod, perché il libro ormai ha più di 10 anni, io e Giuse di Bologna.
e poi il mio nome lo trovi in altri libri come Time for Action, dove ci sono stati circa una ventina di persone della scena del Mod 79, del revival inglese, non, e praticamente mi è stata fatta una sorta di intervista con alcune domande e poi sono state messe dentro alcune cose, quindi il mio nome lo si trova. Il tuo nome è una garanzia, Ma guarda, per... ti faccio ridere. Il mio nome è molto simpatica sta cosa, perché io quando mi presento mi dicono, ah, tu sei Clelia? Dico, sì, sono io. Mi dicono, ah, ma mica lo sapevo che eri tu. Quindi io mi rendo conto che è più famoso il mio nome della mia faccia. E quindi per questo motivo tu sei oggi qui a Solo Mod Runner Video Show, per cercare di compensare questa tua fama esclusivamente nominale e farla vedere anche via video. Ma guarda, è una roba troppo A simpatica. parte quello che ci hai raccontato, sempre molto interessante, hai qualcos'altro sempre nell'ambito editoriale che vuoi citare come ultima battuta? Ma guarda, io scrissi sempre questo mio primo articolo in inglese e avevo messo su una citazione che mi era piaciuta molto, dove praticamente citavo proprio questa frase che è una frase che sento molto. L'essere mod è molto di più di una semplice passione, perché è come un abito che ti si è cucito addosso. Tu puoi cambiare tutti gli abiti che vuoi, ma l'essere mod ti rimane. E questo è verissimo. Questo è verissimo e mi lega poi anche alla prossima domanda che ti faccio nell'ambito proprio della moda e dello stile. Posso svelare un segreto che conoscono forse gli amici più intimi? Posso dire che tu sei una stilista, creatrice di molti abiti, molti degli abiti che tu indossi, l'ispirazione da dove la prendi, come li produci anche tecnicamente questi vestiti. E poi so anche, preparando questo incontro, tu mi hai raccontato di un aneddoto che riguarda il mondo della moda, mi hai citato degli stilisti famosissimi, simbolo del Made in Italy. Quindi se ci racconti anche questa storia molto simpatica, credo che sia interessante per l'audience di Solo Mod Runner. Ma guarda, io ho iniziato ad avere la passione per il cucito quando più o meno potevo avere 12-13 anni, dove ho avuto in eredità una Singer, era stata del 1800, di quelle ancora col pedale, però erano state fatte delle modifiche. Da lì la signora che me l'ha lasciata in eredità mi ha detto: tu non puoi avere una macchina da cucire se non sai neanche come fare un modello, ti insegno a tirar giù un cartamodello. E da lì è nata una passione. Poi invece mi fa ridere il fatto che forse tu citavi il matrimonio, Sì, proprio quello del matrimonio, brava, proprio mi citavi un matrimonio. e quella è stata molto simpatica perché io avevo ai tempi un fidanzato cantante. Dovevamo andare forse a un concerto o a una serata, però lui mi dice: guarda, purtroppo dobbiamo fare una tappa prima ad un matrimonio. E io ho detto: va bene, facciamola. Quindi io mi ero vestita tutta, come dicono in Romagna, zalina, ero tutta gialla e nera, e come piace a me, insomma, combinare i colori, la borsa, le scarpe, tutto quanto. Avevo anche un foulard giallo su una camicia nera con un completo giallissimo, giallissimo con sfumature ocra, e borsetta di vernice, scarpe di vernice. Forse il nero ai matrimoni non era molto ben visto, difatti mi ha lasciato pensare per un po', ma la cosa è stata molto divertente. Mi sono sentita agli occhi addosso buona parte di gente che era presente al matrimonio. In particolar modo due figure che mentre ballavano, si muovevano, continuavano a guardarmi, e la roba un po' mi imbarazzava, un po' mi faceva anche piacere, perché comunque per me era un po' anche una sfida, no? Solo che a distanza di una settimana ho capito chi erano queste due figure che mi avevano buttato gli occhi addosso, e praticamente erano Dolce e Gabbana. Vedi? Quindi non so se stavano ammirando, ma credo di sì, il mio outfit, o comunque insomma è stata un'esperienza molto simpatica. Alla fine ho capito che erano Immagino. loro, ma molto dopo, non subito. Senti Clelia, allora nel trolley mettiamo i tuoi abiti succinti o meno succinti, ma molto stilosi,
Però, e facciamo una cosa di questo genere, scappiamo io e te, lasciamo tutto e tutti, ce ne andiamo su un'isola deserta, ci dedichiamo alla bellissima vita da soli, e te sai che questo è un mio desiderio segreto che adesso confesso, faccio outing qui pubblicamente, però ti chiedo una cortesia, oltre a portarti anche gli abiti. Quali sono i 3 dischi mod che ti porteresti, oltre a portare me ovviamente? Allora, io direi, beh, intanto il trolley ci vuole, perché per una Certo. donna il trolley ci vuole. E più che portare, direi che li ascolterei durante e direi man mano che si fa il cammino. Intanto, scusa, mi sono dimenticata di dirti che ti ringrazio per questa fuga, perché veramente ne avrei bisogno. E Benissimo. questa è Non la diciamo interessante. troppo in giro, non la diciamo troppo No, in no, giro. no, 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 ma tanto poi, proprio perché non si deve dire, direi che come primo brano potrei scegliere un 007 James Bond Era di un John classico. Barry. Poi dopo, diciamo che siamo già arrivati, ci siamo lasciati tutte alle spalle, un bel metti una sera a cena di Ennio Morricone, molto rilassante, molto soft, molto easy. E poi, Ci fermiamo qui? visto la gran fuga, direi sì. Visto la gran fuga, direi in spiaggia, il mare, con un mojito, il sole, l'acqua che fa tutto bello rilassante, un bel Freedom Sounds degli Scatalites. Ah, mamma mia. Poi, e La poi non chiuderei, diciamo cosa succede la dopo. chiuderei così. Poi quello che succede dopo non lo diciamo, non lo Te lo diciamo dico io perché, cosa succede, te lo dico io, che divento di questo colore qua perché il sole mi ecco, brucia. ecco, è vero, è vero, è Ti vero. ringrazio molto per avermi dato questo spazio, per avermi fatto sentire un attimino come Moana Pozzi e come Alba Parietti. La Infatti miseria. tu non lo vedi, anzi voi non lo vedete, ma io sono seduta con le gambe incrociate tutta di lato con un tacco che non so definire, ma che non è proprio della mia portata. Bene, bene, lo Grazie. stile è sempre prima di tutto. Sì. Senti, Clelia, sei stata cortesissima, gentilissima come al solito, e io veramente sono contento e orgoglioso di aver fatto questa chiacchierata insieme a te. Quindi, ciao, Ciao. grazie, a presto, ciao.